Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, dopo aver seguito per qualche settimana le evoluzioni e gli aggiustamenti effettuati da uno dei nostri builder di riferimento, Riccardo Piraccini, alle prese con un archetipo agro fuori dal comune. Lo avevamo lasciato alla guida di un archetipo a base zombie e lo ritroviamo ora, immerso in tutto il potenziale dei colori Simic, da sempre forieri di enormi sinergie e di potenti magie, sempre pronti a fare la differenza tra i campi da gioco. A farci compagnia nella zona di comando compare una leggendaria strana, almeno a prima vista, rispetto agli scopi di una build votata ad attaccare l'avversario, ma se avrete la pazienza di rimanere davanti ai vostri schermi, vi mostreremo tutto il potenziale di questo curioso elfo. Questa volta vi parleremo di Lonis, Cryptozoologist. Abbiamo a che fare con una creatura particolare che punta a produrre uno dei token forse meno valorizzati, almeno fino a questo momento, tra tutti quelli che di tanto in tanto spuntano tra i vari set, gli indizi, apparsi poche volte e con tech non sempre ottimali. Ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 2 mana specifici, uno verde e uno blu, abbiamo un esploratore elfo serpente con forza 1 e costituzione 2 e 2 abilità orientate a produrre e valorizzare i token indizio. Nella prima abilità abbiamo, ogni qualvolta un'altra creatura non pedina entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, indaga. Metti sul campo di battaglia una pedina artefatto indizio in colore con paga 2, sacrifica questo artefatto, pesca una carta. Mentre nella seconda c'è tappa, sacrifica X indizi, un avversario bersaglio rivela le prime X carte del suo grimorio. Puoi mettere sul campo di battaglia sotto il tuo controllo una carta permanente non terra con valore di mana pari o inferiore a X scelta tra esse. Quel giocatore mette le altre in fondo al suo grimorio in ordine casuale. Di base avere nella zona di comando uno strumento capace di offrire un potenziale card draw, anche se in maniera non proprio economica, può avere i suoi vantaggi, ma il nostro deck builder si è sforzato di sfruttare questo generale in maniera molto differente, con un piano agro e combo complesso e senza precedenti. Gli indizi diventano solo un pretesto per produrre una massiccia quantità di artefatti, attraverso alcuni elementi chiave che possono valorizzare la sua prima abilità, interagendo sia con elementi dedicati espressamente agli artefatti, sia con quelli legati alla tribe degli elfi, sempre ricchi di sinergie e interazioni. Insomma, un piano complesso degno del migliore degli strateghi, con questo Lonis Cryptozoologist sempre meno interessato a studi e scavi archeologici e sempre più pronto a scendere in campo, battagliero e agguerrito come non mai. Partendo dal presupposto che la produzione di indizi da parte di Lonis Cryptozoologist è solo un mezzo per aumentare la consistenza di una fase agro robusta, non puntando alle peculiarità di questi token, piuttosto una loro produzione smodata, la build deve fare delle scelte molto specifiche. Purtroppo non sono presenti molti effetti che diano consistenza a questo tipo di progetto, ma con Underworld Mysteries, unico elemento di questo tipo, abbiamo un modo elegante per sfruttare a nostro favore le rimozioni, soprattutto quelle di massa, per spingere su questo fronte ad avvantaggiarsi con nuovi indizi e potenziali pescate. Se lo scopo è quello di sfruttare il generale come un grimaldello per produrre artefatti, indipendentemente dal loro uso, ci serviranno molte creature, che attiveranno la sua prima abilità con il loro ingresso, a partire da una folta schiera di mana dork, utili in diversi frangenti: Arbor Elf, Birchroll Ranger, Bird of Paradise, Boral Druid, Elfish Mystic, Funeral Elves, Gilded Goose, Jaspera e Sentinel, Larmor Elves e Loam Dryad. Queste carte, tendenzialmente poco funzionali nelle fasi avanzate del match, sono in buona parte appartenenti alla tribe degli elfi, permettendoci di ottenere ulteriore value in fatto di mana, grazie a 2 aggiunte molto golose in questa build, Elvish Druid e Priest of Titania, 2 staple perfette per i nostri scopi. Già, popolare il board non sarà poi così difficile, così da avere, con questo enabler in campo, così tanto mana da riuscire a sfruttare al meglio gli indizi, ma anche giocare alcune carte dirompenti che ci faranno svoltare sicuramente la partita e che vedremo più avanti nel proseguo di questo video. Nonostante questo impianto ci offra un ramp effect consistente, inseriamo in aggiunta Colin Oracle, un altro elfo molto sinergico con il resto della tribe, ad esempio con Elvish Visionary e Weirwood Champion, combinando ETB Bounce Effect e un Tap Effect sempre molto proficui. Ma non basta, vista la fame di mana per attivare i nostri indizi, oltre ad alcune tech che si avvantaggeranno della presenza di molti artefatti in campo, aggiungeremo alla conta delle fonti di mana alcuni artefatti, con Aether Spellbomb, Moonsnade Prototype, Mox Amber, Mox Opal e Springleaf Drum, a sostegno della nostra azione. Questi sassi ben si incastrano con gli indizi, che cercheremo di produrre in quantità, offrendoci così di sfruttare una meccanica che può a che fare con gli elfi, ma risulterà molto proficua per le nostre partite, l'affinità agli artefatti. Questa abilità verrà incentivata ulteriormente da alcune creature a costo 0, Mnemnet, Ornithopter e Phyrexian Walker, che avranno lo scopo anche di aumentare la presenza sul board, senza intaccare il mana a disposizione, ma non solo, visto che annoveriamo tra le 99 dei bittanti che posseggono questa abilità.
Parliamo di Frogmite, Mirror Enforcer, Sojourner Companion, Sober Overguard e Trunk Monitor, carte più inclini a mazzi basati sui sassi piuttosto che a un mero aggro, anche se, come vedremo tra poco, queste creature svolgono insospettabili utilizzi, ma sono anche buoni per picchiare il nemico. Una di queste è di certo K Cannoneer, che unisce un buon body a una ottima protezione alle rimozioni puntuali, senza contare che con la produzione di indizi si potrà ingrossare notevolmente, diventando pure imbloccabile, insomma una finisher alternativa che potrà anche condurci alla vittoria. A questa novità proveniente da Kamigawa Neon Dynasty annoveriamo due carte perfette per questo approccio al gioco: Walking Ballista, ottima per sfruttare il molto mana a disposizione, e Urza Saga, una carta a tuttofare, buona in ogni circostanza, visto che può darci sia un costrutto che una nuova carta strategica per il nostro game plan. Oltre a questi bittanti di peso affiancheremo questi in Beast e Zarly, Dinge of the Lamp, carte che ci potranno sostenere, senza grossi investimenti di mana, nella nostra fase aggro agevolmente, richiamando a sé le ire di molti dei nostri avversari. Come se non bastasse, con Nettles Chist e Shadow Spear ci doteremo di un paio di spade per equipaggiare anche il più insignificante dei Mana Dork, trasformandolo in una nemesi per chiunque, soprattutto per l'arma vivente, che potrebbe diventare enorme se riusciremo a produrre un buon numero di indizi in campo. In questo mix tra elfi e artefatti trovano anche posto alcuni viandanti, Karn Shorn of Urza, Oko Thief of Crowns e il nuovo Tezzeret Betrayed of Flesh, in un concentrato di vantaggi e azione che ben si incastra con il nostro desiderio di dominare il tavolo da gioco e non solo, visto che abbiamo ancora qualche asso nella manica da giocare in faccia al nemico. Fin qui abbiamo visto un accenno di come l'Onis, Cryptozoologies e la compagine di elfi e artefatti tra le 99 possano offrirci qualche modo per chiudere, attraverso attacchi mirati, il nostro avversario, ma abbiamo alcune carte specifiche molto potenti che potremo valorizzare al meglio con gli indizi e non solo. Un paio di queste finisher sono Crater of Behemoth e Decimator of the Province, che necessitano di molto mana per entrare in campo, ma grazie ai nostri enable potremo riuscire a valorizzarli al meglio, per una combat inarrestabile grazie anche all'abilità Travolgere che offrono questi due ciccioni. C'è però un'altra tech che sfrutta al massimo la prima abilità del nostro comandante, combinando una creatura molto speciale, Shrieking Drake, affiancandola a due enable di eccezione, Academy Manufacture e Urza, Lordite Artificer, per un loop infinito praticamente inarrestabile. Abbinando l'esploratore con il drago e l'addetto al montaggio, otterremo grazie a quest'ultimo infiniti token cibo, indizi ma soprattutto tesoro, così da permetterci il bounce e il cast successivo del cast infinito del draghetto urlante, così da rubare, con la seconda abilità del generale, pezzi pregiati al nemico. Sfruttando invece Urza, Lordite Artificer, combinando con il generale e Shrieking Drake, otterremo con la sua seconda abilità il mana tappato degli indizi per il mana blu, riuscendo a ottenere il medesimo skill effect che ci può fare molto comodo in certi frangenti. Con la combinazione delle 4 carte otterremo tutto il mana che ci serve per pescare l'intero mazzo, grazie all'ultima abilità di Urza, trovando facilmente uno degli enabler necessari per chiudere, da Walking Ballista a Questing Beast, equipaggiato con Nettle Chist e Dragon Spear per danni letali. Tutte queste interazioni e sinergie necessitano di un buon comparto tutori, ma da questo punto di vista abbiamo il meglio che i colori Simic ci possono offrire, a cominciare da alcune creature come Fauna Shaman, Fierce Empath e Spellseeker, primo drappello di una sezione del mazzo molto nutrita. Già, perché vista l'importanza di alcune carte, sia creature che artefatti, specifici per fare in modo che una delle nostre chiusure si concretizzi, useremo con profitto anche molte magie, tra Cord of Calling, Eldritch Evolution, Final of Devastation, Green Sun Zenith, Neoform, Sylvan Tutor, Will of Invention e World Tutor. Qui non baderemo a spese, potendo anche sfruttare in alcuni casi il molto mana a disposizione offerto da alcune delle nostre tech a base elfi, senza contare che approfitteremo di un ulteriore elemento strategico per cercare creature tra i 99, Birthing Pod. Qui emerge tutto il vantaggio di inserire carte dal costo elevato ma facilmente castabile grazie alle scorciatoie dell'abilità affinità agli artefatti, così da mettere in campo direttamente una delle nostre finisher, anche nelle fasi iniziali del match. Di contorno andremo a utilizzare alcune staple dei colori Simic, tra Sylvan Library, Elvish Visionary, Icefang Kotl e Tugcast, così da avere una maggiore consistenza anche con mani iniziali non perfette, con questa combinazione di card selection e card advantage sempre molto utile. Si incastrano a questo piano di gioco piuttosto articolato alcuni elementi di contorno, Pyrexian Revoker e Reclamation Sage, per replicare al nemico e alcune protezioni, Allosaur Shepherd, Spellscat e Weirdwood Summit, quest'ultimo sinergico con l'Onis per aggiungere altri trick a questo mazzo pieno di sorprese. Con questo Lonin Cryptozoologist il nostro Riccardo Piraccini ha realizzato un piccolo gioiello nel deck building, viste le molte sinergie e interazioni presenti tra il generale e il resto del 99, ma non è stato il solo a lavorare a questo progetto molto complesso. Ad aiutarlo in queste imprese è sopraggiunto Riccardo Cicciarone, player romano che fa delle interazioni delle tech con le creature il suo fiore all'occhiello, così come per il suo pet deck, Ogak, Arise e Necropolis, e i molti mazzi midrange e combo che pilota assiduamente nel formato.
L'intento è stato quello di valorizzare al massimo l'abilità del generale, in un mix in cui elfi e artefatti creassero le basi per diverse strategie e piani di azione, così da sorprendere gli avversari meno accorti, aggredendo un meta non sempre facile da interpretare. Un approccio un po' inconsueto, anche complesso per certi aspetti, ma sicuramente gratificante, per vedere questo Lonis Cryptozoologist al centro di una build imprevedibile, piena di indizi e sfumature impercettibili, in cui interpretare ogni singolo match al meglio. Con una complessità considerevole tra le varie opzioni presenti nella lista ideata da Riccardo Piraccini per questo Lonis Cryptozoologist, molto nel nostro gameplan sarà dipeso dalle mani iniziali e da quale tipo di avversario dovremo affrontare. In base al tutore a disposizione potremo decidere indistintamente di tentare una chiusura attraverso una delle nostre combo, oppure puntare su un piano agro sostenuto da una delle nostre finisher, se avremo gli spazi adatti a creare un board importante composto da tante piccole creature. Di certo la varietà non ci manca, così come i mezzi per attuare indistintamente una delle chiusure a disposizione. L'unico appunto va al momento in cui giocare il generale, cercando di non essere frettolosi in questa mossa, delicata per la buona riuscita della partita. Meglio aspettare il momento giusto, quando potremo ottenere almeno un indizio subito dopo il suo ingresso, per iniziare a valorizzare le sue capacità, accumulando così, pian piano, tutti i vantaggi che ci servono per portare a casa qualche risultato favorevole. Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Lonis Cryptozoologist si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. A differenza di altri archetipi, il problema di questa build è legato alla nostra necessaria presenza di un buon numero di creature in campo oltre al generale, o perlomeno di costruire un board in cui Lonis è uno dei pezzi principali. Quindi tutto quello che ha nel suo gameplan una forte componente di interazione ci metterà in difficoltà. Se dobbiamo affrontare mazzi poco interattivi invece la situazione volgerà a nostro favore, visto che avremo gli spazi per costruire una delle nostre chiusure senza particolari assili, risultando anche piuttosto rapidi nella nostra azione. Insomma, anche qui siamo diversi dal solito, ma ormai dovreste averlo capito che con questo Lonis Cryptozoologist le regole del gioco sono molto diverse rispetto a quel che solitamente offre il meta. Con tutto il lavoro di affinamento effettuato da Riccardo Piraccini su questo Lonis Cryptozoologist, la lista potrebbe sembrare ormai consolidata, anche grazie alle ultime novità sopraggiunte in Kamigawa Neon Dynasty, e invece gli spazi di manovra sono ancora molti. Di certo carte come K Cannoneer, Moonsnace Prototype e Tezzeret Betrayed of Flash, oltre alle terre con l'abilità Channeler, sono entrate di diritto in questa build, ma viste le anticipazioni che il nuovo set Street of New Capenna, a tema indizi, potrebbe spuntare qualche bomba per questa meccanica, utile a rimpolpare nel 99 di nuove scelte golose. Si può però sin da ora lasciare da parte il piano agro per qualcosa di completamente orientato alle combo, rinforzando con carte come Aluren e Intruder Alarm la schiera delle varianti alle chiusure già esistenti, ma molto dipenderà dal meta in evoluzione e dai test, se questa strada potrà essere o meno percorribile. Di certo con questo Lonis Cryptozoologist spiazzerete più di un opponente, anche rimanendo ancorati alla lista che vi abbiamo illustrato in questa corposa disamina a lui dedicato. Abbiamo concluso questa complessa e articolata analisi. Ringraziamo ancora una volta Riccardo Piraccini per averci illustrato i suoi sforzi nella realizzazione di una build capitanata da un generale atipico, anche se molto in linea con le forti sinergie dei colori Simic che mette a disposizione. Se volete una build che valorizzi le creature e offra diversi piani di azioni, alcuni anche esplosivi, questo Lonis Cryptozoologist potrebbe fare a caso vostro, tanto più che vi permetterà di variare il mix delle minacce e delle tech senza sforzi, al netto di dedicarci molto tempo per affinarne tutto il potenziale. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.